Ragazzi, ci siamo! Oggi facciamo un video a 360 gradi sulla semina del pisello, questo ortaggio che vi consiglio di mettere sempre nel vostro orto perché è davvero molto interessante per tre motivi fondamentali. Uno, è davvero semplice da coltivare, ha davvero poco bisogno di sostanze nutritive e si ammala difficilmente, e tre, è un ortaggio che a fine del suo ciclo vegetativo, quindi quando noi abbiamo raccolto tutti i frutti che ci darà, avrà rilasciato nel terreno più sostanze nutritive di quelle che c'erano in partenza. Ebbene sì, è una pianta azotofissatrice, che vuol dire che rilascerà azoto nel terreno e quindi ce lo nutrirà. Oggi vediamo di tutto, dal periodo della semina innanzitutto, quando si semina il pisella secondo le località climatiche, la scelta del terreno, quello più adatto e quello meno, che cosa c'è da fare al terreno, ossia la lavorazione, quanto deve essere profonda, che cosa c'è da fare sul suolo, se sminuzzarlo o no. Andremo a vedere poi il sesto d'impianto, ossia fare dei solchi, a che distanza va messa una pianta dall'altra, quanti semi si mettono nel solco e i solchi a che distanza devono stare l'uno dall'altro. Oggi vediamo tutto, vediamo anche se c'è da preparare dei sostegni, vedremo così dalla semina fino alla raccolta di questo splendido ortaggio che cosa c'è da fare, e facciamo anche sì un po' di difesa fitosanitaria, sempre con prodotti biologici, sulle piante. Quindi ragazzi, non vi rimane altro che mettere un bel mi piace a questo video e andiamo subito, partiamo subito con la scelta della semina dei piselli. Il periodo giusto quale è ottobre-novembre per tutte quelle località dove l'inverno non scende sotto allo zero. Per tutte quelle altre località dove l'inverno davvero fa freddo e la pianta ghiaccerebbe, si semina a febbraio o anche marzo. Questo si fa per un semplice motivo: anche se il seme del pisello resiste anche a temperature inferiori ai 10 gradi, dobbiamo sapere che una volta seminato il pisello, lui in 10 giorni, 15 giorni nascerà, vuol dire che fuoriesce la piccola piantina. È chiaro che se la piccola piantina trova un clima mite crescerà, se trova il freddo invernale muore. Facciamo subito la scelta del terreno. Il terreno deve essere possibilmente sciolto, va bene un pH tra un 6,5 e un 7,5, e fino a medio impasto il pisello viene su, che è una bellezza, non vi preoccupate. Come ho detto, non è una coltura esigente, può essere tranquillamente seminato dove erano ortaggi estivi che noi abbiamo magari fertilizzato bene, come le zucchine e i pomodori. La lavorazione del terreno si effettua quei 10-15 giorni prima della semina, in modo che il terreno inizia un po' ad asciugarsi e abbiamo la possibilità di fare tutte le lavorazioni. La lavorazione del terreno si esegue ad una profondità di quei 20-25 cm. Su terreni poveri possiamo già distribuire un po' di organico, un po' di lemetame maturo piuttosto che lo stallatico pellettato sopra il suolo, e quando noi facciamo la lavorazione, magari una bella vangatura nei piccoli orti, abbiamo già fertilizzato in modo sufficiente il nostro terreno. Il quantitativo di fertilizzante adesso regolatevi un po' così: basta mezzo chilo, 1 chilogrammo di letame maturo di ovino o bovino ogni metro quadro di superficie del vostro orto. Una volta che abbiamo lavorato il terreno, con un rastrello livelliamo bene il terreno, sminuzziamo le piccole zolle e abbiamo preparato il letto di semina. Terminato di livellare il terreno, quando è anche asciutto e friabile, prepareremo il sesto d'impianto. Si fa così: si creano dei solchi dove poi andremo a mettere all'interno i nostri semi, come vediamo qua, profondi giusto 10 cm, guardate, con una zappa si creano questi solchi, e distanti gli uni dagli altri, quindi saranno le distanze dalle piante, che sono 80 cm per i piselli varietà nana e mezzarama, invece si pongono i solchi ad 1 metro per le varietà rampicanti. I semi poi vi consiglio di non andarli a bagnare, perché poi non scorrono nelle mani, anche se la germinazione anticipa di quelle 24-48 ore. Non conviene assolutamente. La semina si fa così: nel nostro solco si mettono 2 o 3 piselli, quindi un gruppo di piselli, distanziando l'altro gruppetto di almeno 20 cm.
e così proseguiamo noi giù giù per il nostro solco. Al termine della semina con il rastrello si prende e si ricopre tutto quanto livellando di nuovo il terreno. Avremo seminato i semi di piselli a quei 4 o 5 cm sotto il terreno. Dopo 40-45 giorni dalla semina la vostra piantina di pisello sarà alta su quei 25-30 cm. È proprio il momento di andare a fare il rincalzo alle piante nane. Se avete la possibilità fate il rincalzo anche alle piante mezzarama e alle piante rampicanti. Troverete sicuramente dei vantaggi e un giovamento. Quando inizia la primavera, la bella stagione, vedrete i vostri piselli che iniziano a fare queste belle fioriture. Dal fiore impollinato poi nascerà il piccolo baccello. Continuerà sempre la pianta, soprattutto la mezzarama e la rampicante, a fare future fioriture e future allegagioni. Quindi la raccolta del pisello è a scalare, vuol dire che raccoglierò i primi piselli nati, mentre sulla pianta posso anche trovare ancora i fiori o i piccoli baccelli che in futuro matureranno e raccoglierò. Le annaffiature sono sempre frequenti quando inizia davvero a far caldo e noi ancora vogliamo raccogliere, quando inizia quel maggio caloroso, come dico io. Allora, cerchiamo sempre di non far soffrire la sete al pisello quando inizia a fare queste belle fioriture e allegagioni dei piselli, perché se lì soffre la sete inizia il vuoto di produzione. Quindi annaffiature al limite regolari, non esagerate mai, mi raccomando, e sempre distanti dall'apparato radicale. Le strutture, ragazzi, qui a voi l'inventiva, si possono utilizzare solamente dei pali distanziati di 3-4 metri gli uni dagli altri e mettere delle corde a destra e a sinistra che sorreggono la pianta, piuttosto che strutture metalliche, le canne di bambù piuttosto che le canne da fosforo. Insomma, date sfogo al vostro ingegno. Per quanto riguarda le patologie, la più importante è l'oidio. Questa pianta soffre un po' di questa patologia fungina, anche chiamata malbianco. Vi consiglio però sempre di osservare bene la foglia e se la foglia la vedete di questa patina bianca, provate a strusciarla con un dito. Se la patina viene via vuol dire che è il malbianco, ma a volte il pisello fa questa foglia con questa colorazione tipica dell'ortaggio. Contro l'oidio vi do una bella soluzione, olio di neem gold o anche olio di neem con aggiunta zeolite. È un rigenerante delle cellule, vedrete la vostra pianta che migliorerà dal giorno alla notte in un 2 o 3 trattamenti distanziati di 5 giorni l'uno dall'altro. Per vedere come si fa il trattamento ti sto allegando qui in alto il link del video. Io vi saluto così ragazzi, ci vediamo al prossimo video, un abbraccio a tutti da Pier Giorgio. Ciao ragazzi!